Driving through the city on a new high. It's far from over, you should know by now. And I won't let it slip away. Don't say you have, cause you know I'll use it. Just take it off, cause I can see right through it. You leave the rest until I say. So now I'm gonna come in too strong. Cause girl, Ciao a tutti ed eccoci qui con un nuovo video. Oggi è una recensione dedicata in particolare alle Cloud Wheels Hydro. Queste ruote che sono principalmente dedicate agli skateboard elettrici e che ho avuto modo di provare in varie condizioni, bagnato, asciutto, vari tipi di terreni, guida esagerata, guida estrema. Sapete già come sono e di conseguenza ovviamente ho dovuto testarle anche in questo modo. Innanzitutto, guardando qui le varie ruote, la prima cosa che salta all'occhio è sicuramente il diametro. In effetti stiamo parlando di oltre 100 mm di diametro, quindi una ruota veramente molto grande. Ecco, guardandole sotto il punto di vista estetico, confesso che sono molto piacevoli perché la combinazione dei colori, del core, del poliuretano e della gomma, il battistrada intagliato le danno sicuramente un aspetto decisamente bello, piacevole, quindi stanno molto bene, fanno una bella figura. Ma cosa importante, come vanno? Beh, innanzitutto dovuto al loro diametro molto grande, sono sicuramente una delle soluzioni più confortevoli per l'uso in strada normale, parlo uso ride, insomma, quindi spostarsi a destra e a sinistra, marciapiedi, asfalto, sassolini, buche, eccetera. Grazie chiaramente al loro tipo di composizione, e qui apro una piccola parentesi, hanno una composizione mista, cioè innanzitutto qui si parla di un core ABEC. Su questo è stato costruito una ruota in poliuretano, questa parte qui che vedete. Qui esiste una scanalatura fatta, diciamo così, tipo a U, dove è stato laminato sopra della gomma con una consistenza circa di un 76A e questa gomma è poi intagliata per avere un battistrada. Questo battistrada chiaramente dovrebbe avere una funzione idrorepellente, anzi diciamo di mandare fuori l'acqua in caso di pioggia. Certo è che diciamo usare uno skateboard sotto la pioggia, ecco, direi che potrebbe anche non essere una buona idea. Comunque sotto questo punto di vista funziona. E questo battistrada è comunque anche funzionale nell'uso normale, perché nonostante diciamo la ruota sia abbastanza larga, stiamo parlando di 60 mm, 65 mm, ok, di larghezza qui dove c'è il poliuretano, in realtà la parte di contatto è molto più stretta. Stiamo parlando di 54 mm da bordo a bordo della gomma, ma se togliamo via anche i 4 mm quelli delle scanalature arriviamo a 50 mm di superficie di contatto. E questa, essendo diciamo intagliata dappertutto, crea tutta una serie di microzone che probabilmente anche per il fatto della pressione e per il tipo di risposta che dà la gomma sono molto elastiche e quindi garantiscono oltre a un buon comfort nell'utilizzo ma anche un buon grip. Parlo chiaramente nell'uso normale perché effettivamente sull'asfalto e sull'uso diciamo normale si sente che la ruota va veramente molto molto bene. Per quanto riguarda invece un uso un pochettino più esasperato, senza andare diciamo all'estremo, parlo curve molto spinte, ecco qui la ruota evidenzia qualche limite secondo me, perché io almeno così ho potuto notare. Innanzitutto il consumo aumenta vertiginosamente e soprattutto vicino al limite ho notato che innesca una serie di tipo oscillazioni, proprio forse un effetto causato chiaramente dalla gomma in questo caso, cosa che non succede sulle ruote diciamo classiche in poliuretano. Mentre se andiamo oltre, io ho voluto anche provarla sotto il punto di vista slide eccetera cose, assolutamente lo sconsiglio perché le fate fuori in una mattinata, ecco, quindi evitare.
Quindi il loro target in utilizzo è chiaramente uno skateboard elettrico per il freeride e quello è il loro target perfetto, nel senso che funzionano veramente bene sotto questo punto di vista. Quanto costano? Più o meno 120 euro queste ruote qui. Poi non so se riuscite a trovarle anche a meno, magari in qualche altro negozio. Direi che ho detto tutto e niente, alla prossima recensione, ciao ragazzi.